Buongiorno a tutti, bentornati. Come potete vedere dal titolo, il tema di oggi è davvero molto interessante, ci riguarda da vicino perché interessa milioni di persone, tutti sono preoccupati da un'eventuale nuova guerra. C'è chi addirittura parla di terza guerra mondiale. Mi è stato chiesto anche a scuola dagli studenti, sono davvero preoccupati, si chiedono i motivi, ci sono anche ragioni storiche che risalgono alla guerra fredda, alla fine del secondo conflitto mondiale. Quindi oggi cercheremo di capire in particolare che cosa voglia la Russia, cioè il motivo che ha spinto Putin addirittura a schierare circa 100.000 soldati. Si parla quindi di un esercito davvero enorme e un simile numero non era più stato mobilitato in Europa dalla fine della guerra fredda. Il confine ucraino è davvero a rischio ed è sotto il mirino della Federazione Russa di Putin. Ma che cosa è stato chiesto agli Stati Uniti e anche alla NATO? È stata avanzata la richiesta di garanzie legali per la sicurezza della Russia sotto forma di due bozze di trattato sia con gli Stati Uniti che con la NATO, e si chiede in particolar modo l'arretramento della NATO e anche la creazione di una sfera di influenza russa in Europa orientale, nel Caucaso e anche nell'Asia centrale, perché il problema di fondo qual è? Poi lo vedremo, è anche storico, che nel corso degli anni 90, degli anni 2000 soprattutto, la NATO avrebbe violato una promessa molto importante che era stata fatta all'allora Unione Sovietica di non espandere ulteriormente la sua zona di influenza verso est, quindi verso tutti quegli stati che avevano aderito al patto di Varsavia del 1955. Quindi dietro l'aggressività di Mosca si celerebbe praticamente il timore di perdere il controllo su quello spazio ex sovietico, su tutta quella parte di Europa orientale che una volta fece parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, anche perché di quegli 8 ex membri ben 7 sono poi passati alla NATO, quindi sono entrati a far parte della NATO, venendo meno quindi alla promessa che era stata fatta all'Unione Sovietica. In una delle proposte che adesso è stata avanzata da Putin si richiederebbe anche la rinuncia a qualsiasi cooperazione militare con l'Ucraina e con gli altri paesi dell'ex Unione Sovietica che non fanno parte ancora della NATO, quindi si chiederebbe di lasciare questi stati a vedersela da soli, a sbrigarsela da soli, senza cioè un ulteriore intervento da parte della NATO. Quindi davvero la Russia si sente minacciata perché gli è stata tolta la sua vecchia area di influenza e soprattutto tra lei e gli stati aderenti alla NATO non ci sarebbero più quelli che una volta noi chiamavamo stati cuscinetto, non ci sarebbe più, cioè uno spazio vitale, una sorta di area che consenta di mantenere comunque una debita distanza dal blocco avversario. Alcuni territori baltici si trovano soltanto a meno di 200 km da San Pietroburgo e a circa 600 km da Mosca, e in base alle richieste di Putin poi la NATO non potrebbe neanche schierare truppe o armamenti in Europa orientale, perché è chiaro, se non fanno parte della NATO non avrebbero neanche alcun motivo per intervenire, quindi per andare in soccorso di queste altre nazioni. Dal punto di vista russo chiaramente la colpa degli Stati Uniti e degli alleati europei sarebbe quindi quella di aver approfittato della debolezza russa proprio per indebolirla ulteriormente, andando a sottrarre questo spazio vitale, questa sorta di area protettiva tra loro e invece il blocco occidentale, soprattutto approfittando del fatto che nel 1991 poi crollò l'Unione Sovietica. La NATO, i paesi occidentali avevano sostenuto quelle rivoluzioni colorate contro i regimi filorussi in alcuni dei paesi ex sovietici, e non potendo accettare che altri paesi si schierassero dalla parte del blocco occidentale, soprattutto quindi che entrassero a far parte della NATO, ecco che la Russia invase prima la Georgia nel 2008 e poi l'Ucraina nel 2014. Quindi il problema di fondo è che l'Ucraina possa diventare un modello per tutti gli altri stati che ancora non fanno parte della zona di influenza della NATO, e che quindi possa essere una forza attrattiva per questi stati, con pesanti ricadute e pesanti danni invece sulla Federazione Russa. Si guarda con grande preoccupazione all'Ucraina perché il ministro
degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto delle frasi poco rassicuranti, anzi sono particolarmente preoccupanti, perché dice testualmente: se non avremo risposta in tempi ragionevoli, in base cioè alle richieste che sono già state avanzate, la Russia sarà costretta a prendere tutte le misure necessarie per eliminare le inaccettabili minacce alla nostra sicurezza. Davvero quindi una situazione in equilibrio precario, e si è già diffusa anche la notizia che molto probabilmente entro la fine dell'inverno la Russia dovrà comunque prendere una decisione su una eventuale invasione in Ucraina oppure no, perché un simile dispiegamento di truppe e di mezzi non può essere fatto per un lungo periodo senza poi decidere di attaccare oppure di ritirarsi, e c'è chi addirittura già parla di un'eventuale invasione prevista per il 16 febbraio, quindi per mercoledì prossimo addirittura. Siccome noi vogliamo unire l'attualità anche alla storia, perché cerchiamo sempre di capire, di comprendere quali siano le radici dei problemi attuali, perché la storia ci aiuta in questo, possiamo capire ciò che siamo anche conoscendo e approfondendo meglio la strada, il percorso dal quale siamo arrivati. Ecco, prima abbiamo detto che Vladimir Putin e in generale insomma la Federazione Russa sia particolarmente arrabbiata con l'Europa e con la NATO, insomma con gli Stati Uniti, proprio perché avrebbero violato questa promessa di non espandere ulteriormente la loro zona di influenza. E questo è vero, cioè è vero che era stato promesso in diverse occasioni. Per esempio, se volessimo citare il segretario di Stato americano James Baker, ecco, lui aveva rassicurato Gorbaciov a Mosca a suo tempo, dicendo: se manterremo una presenza in una Germania che farà parte della NATO, non ci sarà nessun allargamento dell'alleanza verso est, nemmeno di 1 centimetro. Ancora nel 1991, quando l'Unione Sovietica poi è caduta, ecco che il primo ministro britannico dell'epoca, John Major, ribadì lo stesso concetto: non stiamo parlando di rafforzare la NATO. Eppure non è stato così, perché nei 30 anni successivi poi l'alleanza si è allargata di ben 1000 chilometri verso est. Come vi avevo anticipato prima, degli 8 paesi che avevano aderito al patto di Varsavia del 55, ben 7 sono poi entrati all'interno della NATO, quindi tutti ad esclusione della Federazione Russa. Stiamo parlando della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria e anche dell'Albania. Inoltre Putin vorrebbe impedire anche alla Svezia e alla Finlandia di entrare a far parte della NATO, proprio perché tutti gli stati che sono intorno alla Federazione Russa quindi entrerebbero a gravitare nell'orbita occidentale. Ecco, interessante, perché quindi andando indietro nel tempo tutto risale quindi alla fine del secondo conflitto mondiale, quindi stiamo parlando del 4 aprile 1949, quando a Washington venne firmato il trattato istitutivo della NATO, appunto il Patto Atlantico, che poi entrò in vigore il 24 agosto 1949. La NATO, ossia il North Atlantic Treaty Organization, cioè l'organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è importante perché attualmente ne fanno parte ben 30 paesi. Un'organizzazione internazionale che a suo tempo era nata come alleanza militare, quindi un vero e proprio modo per aiutarsi vicendevolmente in caso di attacco, quindi se uno di questi stati fosse stato attaccato, tutti gli altri avrebbero dovuto aiutarlo e quindi sostenerlo come se fossero stati attaccati a loro volta, e che oggi invece collabora sempre sul piano militare, un modo pratico proprio per mettere in atto quella dottrina anche di contenimento di cui parlava il presidente Truman in un discorso tenuto al Congresso nel marzo del 1947. Di politica del contenimento aveva già parlato il diplomatico americano George Frost Kennan nel 1946 e l'anno successivo, quindi Harry Truman poi lo fece suo e lo rese attuale, quindi lo concretizzò attraverso quella che tutti noi conosciamo come dottrina Truman, cioè la dottrina del contenimento. Bisognava
bisognava attivarsi e lottare, impedire in tutti i modi la diffusione del socialismo nel mondo. Parlando dell'impegno da parte degli Stati Uniti nel difendere tutti i popoli, disse, dai tentativi di assoggettamento a minoranze armate o di pressioni esterne, e chiaramente qui si riferiva soprattutto ai paesi comunisti, quindi a dove il socialismo sovietico aveva attecchito e si era poi diffuso già in tutti gli altri stati che poi appunto graviteranno attorno a Mosca ed entreranno poi a far parte del blocco orientale. Quando il segretario della difesa, che è stato anche il segretario di Stato americano, George Marshall, decise quel piano di interventi e aiuti per l'Europa, che tutti conoscono con il nome di piano Marshall, che venne attuato poi tra il 1948 e il 1951, perché in realtà il piano prevedeva una serie di aiuti però distribuiti in 4 anni. Gli Stati Uniti cercarono di aiutare anche quei paesi dell'Europa orientale che non erano ancora entrati a far parte del patto di Varsavia, perché bisogna aspettare il 55, ma Mosca si oppose e quindi poi tentò in tutti i modi di impedire queste ulteriori adesioni al blocco occidentale. È tutto collegato, tutto interconnesso, non possiamo mai ignorare la storia. Certo è che bisognerà adesso seguire molto da vicino questi eventi e speriamo davvero che la situazione non precipiti e non degeneri. Io vi saluto, seguiremo ancora questa vicenda, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi ed eventualmente torneremo ancora sull'argomento, perché ho visto che suscita sempre un grande interesse. A presto.